Di nuovo buongiorno a tutti, come state? Bentornati. Io, come molti di voi, ogni tanto acquisto il cibo cinese, me lo porto a casa e una delle caratteristiche di questo cibo sono le loro salse. E la salsa agrodolce è una salsa che mia moglie ne va pazza. Mi sono sempre domandato, ma non è possibile farla anche per conto nostro? E allora, cercando un po' in giro su internet e su YouTube, ho visto che intanto gli ingredienti che si utilizzano sono veramente di bassissimo costo e poi non ci vuole assolutamente nulla per farla. E questa è la mia ricetta. Quindi seguitela e poi ne riparliamo alla fine del video. Prima di introdurvi al video della ricetta, vorrei ricordare a chiunque non l'abbia fatto, e se sentite un rumore è il criceto che sta girando su sta disgraziatissima ruota, vorrei ricordare a tutti quelli che ancora non hanno fatto di iscriversi al canale e cliccare la campanella lì sotto, così non perdete i miei prossimi video. Buona visione! Questi sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno: 100 ml di acqua, 40 ml di aceto di riso, 40 g di zucchero, un pizzico di sale e un cucchiaio di maizena o amido di mais. Infine, 2 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro. In un pentolino mettiamo l'acqua e l'amido di mais. Mescoliamo a freddo per far sciogliere l'amido di mais nell'acqua. Mettiamo subito dopo l'aceto di riso e lo zucchero, un pizzico di sale e il doppio concentrato di pomodoro. Mescoliamo bene il tutto. Portiamo il pentolino a fuoco medio. Mescoliamo spesso fino a quando non si addenserà. Parliamo intanto dell'elemento principale, che è quello più inusuale per quello che riguarda la nostra cucina, che è l'aceto di riso. Nel supermercato io ho trovato questo. L'aceto di riso di Denigris, e tra parentesi ha un costo abbastanza contenuto, perché la bottiglia da mezzo litro costa 1,90 €. Mentre se invece andiamo ad acquistare quelle che troviamo nel settore etnico dei supermercati, spesso e volentieri hanno dei costi abbastanza alti e non sono da mezzo litro. Per calibrare bene l'acidità della salsa fate attenzione intanto che grado di acidità ha l'aceto. Quello che ho acquistato io è del 5%, quindi è abbastanza importante. Nel qual caso vi dovesse essere troppo spiccata l'acidità, allora a quel punto si deve dosare un pochino di più lo zucchero. Questo lo potete sentire quando lo assaggiate. Dopodiché, una volta fatta la salsa, come avete visto, la lasciate raffreddare naturalmente ed è pronta per essere degustata. Questo chiaramente sarà per me anche la spinta di imparare a come si fanno gli involtini primavera. È un altro di quei piatti che piacciono tantissimo sia alle mie figlie ma anche al sottoscritto, quindi vedete a breve anche il video sulla ricetta degli involtini primavera. Io voglio ringraziarvi per il vostro tempo, ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!